Ciao a tutti e bentornati in Domoticsduino, io sono Marco e in questo video volevo fare un piccolo follow up al video precedente con un piccolo aggiornamento sul mio pannello di controllo. Come avevo detto nel video precedente, avrei fatto un sistema per visualizzare sui widget del mio pannello di controllo lo stato del dispositivo che invia l'informazione che si sta guardando, in modo tale da avere un feedback visivo per capire se l'informazione è aggiornata e se il dispositivo che la sta inviando effettivamente è in linea. Quindi andiamo insieme a fare una modifica su uno dei widget che ho presenti sul mio pannello di controllo per vedere che tipo di soluzione ho adottato. Eccoci sul nostro pannello di controllo che è in modalità di simulazione tablet. Comunque questa è l'interfaccia che io visualizzo sul mio tablet appeso al muro. Adesso prendiamo il widget relativo allo speed test, in particolare la velocità di download, che è un dato che si aggiorna ogni tot minuti in funzione dell'impostazione che ho dato alla Things di tipo speed test creata. Quindi possiamo lavorare su questo widget e far sì che diventi scuro, quindi con un'opacità relativamente bassa, nel momento in cui l'informazione è più vecchia di un tot di tempo. In questo modo io posso identificare che quel particolare dispositivo, in questo caso è un dispositivo virtuale, comunque logicamente non cambia nulla, dicevo che quel particolare dispositivo è in ritardo nell'invio delle informazioni. Quindi per prima cosa andiamo a cercare qual è l'item che regola questa informazione. Quindi vado sul mio OpenHub, nelle impostazioni, items, e mi cerco speed test. Come vedete qua sotto ho un item che mi tiene l'ultima esecuzione che è avvenuta per lo speed test. In questo modo io, utilizzando questa informazione, posso capire quanto tempo è passato e dare una soglia per segnalare questa, anomalia, se è passato troppo tempo. Al momento l'ultima esecuzione è avvenuta alle 9:08, quindi prima cosa io mi copio il nome di questo item. Poi vado a vedere nella Things dello speed test qual è l'intervallo di aggiornamento, quindi ogni 60 minuti, quindi praticamente io ogni ora eseguo uno speed test. A questo punto noi sappiamo che se l'informazione dell'ultimo speed test è all'interno dei 60 minuti non ci sono problemi. Se supera i 60 minuti vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi lo vogliamo segnalare. A questo punto torniamo sulla nostra pagina Home in modalità Design e andiamo a lavorare sul nostro widget utilizzando lo YAML, perché facciamo prima. Quello che dobbiamo fare è semplicemente aggiungere lo stile, la proprietà di stile opacità, in modo tale che la rendiamo dinamica in funzione di una formula. Al momento la metto statica giusto per vedere che funzioni, metto 0,5 e come vedete il mio widget è andato leggermente in trasparenza. Quello che devo fare quindi è rendere questo valore dinamico in funzione del dato ottenuto dall'item che memorizza l'ultima esecuzione dello speed test. Per creare la formula sfrutto una delle opzioni che mi offre OpenHub e che è un widget che permette di testare le formule. Quindi salviamo questa pagina, torniamo indietro, andiamo negli strumenti per gli sviluppatori, developer sidebar, così appare la barra a destra, e clicchiamo la terza icona. Quindi questa casella di testo mi permette di testare le espressioni. Ad esempio io mi sono incollato il nome del mio item. Come vedete, se uso un'espressione che è classica, che si usa nelle interfacce grafiche per rendere dinamici certi valori, ottengo l'informazione qua sotto. Quindi qua posso creare la mia formula e vedere quando la formula effettivamente funziona e fa quello che mi serve. Utilizzare la chiocciola vuol dire prendere lo state description del nostro item. Utilizzare la doppia chiocciola vuol dire prendere lo state, quindi il valore grezzo non formattato secondo lo state description, mentre utilizzare il cancelletto in questo caso non funziona, prenderebbe il valore numerico se l'item fosse di valore numerico, ad esempio un sensore di temperatura. In base quindi a cosa dobbiamo fare con la formula possiamo utilizzare questi shortcut.
altrimenti si può sempre scrivere items.nome dell'item. Come vedete ottengo direttamente le informazioni dell'item e poi decido che proprietà usare, ad esempio .state oppure le altre, display state che sarebbe il singola chiocciola, e basta, in questo caso non abbiamo altro. Ovviamente per me sono molto comodi gli shortcut. Nel mio caso, siccome voglio ottenere il dato di tipo data in formato proprio oggetto data in JavaScript, preferisco usare il doppia chiocciola. Questo perché dobbiamo effettuare delle operazioni su questa data e quindi dobbiamo avere il formato data come oggetto. Detto questo, per lavorare con gli oggetti di tipo data abbiamo la possibilità di utilizzare la libreria che si chiama Day.js. Dovremmo trovare qualche informazione, scusate, vado sul sito di OpenHub, qualche informazione sulla documentazione. Se vado ad esempio sulle espressioni, vedete che qua, dove ci spiega un po' tutto quello che possiamo fare con le espressioni dinamiche, abbiamo la riga che ci parla di Day.js, che è una libreria JavaScript che ci consente di lavorare sulle date in JavaScript, appunto. Quindi se io torno sul mio widget expression tester, posso inserire all'interno della chiamata Day.js il mio item e ottengo il formato data in JavaScript, anzi nel formato che poi verrà utilizzato da Day.js per poterci fare delle operazioni. Se all'interno di Day.js non metto nulla, ottengo la data corrente. Vedete la differenza? Questa è l'ora di esecuzione dello speed test, quindi 7:08 GMT, quindi 9:08 orario nostro, e questo è l'orario attuale, quindi 7:17, quindi 9:17. Utilizzando queste due informazioni io posso già fare dei ragionamenti per capire quanto sono in ritardo rispetto al dato atteso. La cosa interessante utilizzando Day.js è che posso utilizzare delle funzioni per manipolare la data e l'ora. Quindi torniamo al nostro valore, io posso utilizzare la funzione add che mi permette di aggiungere un'unità di tempo specificata come parametro alla mia data. Come vedete ho aggiunto 10 minuti alla data dell'ultima esecuzione dello speed test. Quindi cosa posso fare? Io posso aggiungere un tot di minuti a questa data, confrontarla con la data corrente e se questa data è inferiore, dopo avergli sommato l'unità di tempo che mi interessa, è inferiore alla data corrente, data inteso sempre data e ora perché in questo caso è più importante l'ora della data in sé, comunque se è inferiore alla data corrente vuol dire che sono in ritardo. Nel mio caso quindi io posso mettere l'espressione in questo modo, quindi minore di Day.js senza parametri che mi prende la data e ora corrente. In questo caso sono le 9:19, io ho aggiunto 10 minuti alle 9:08 e quindi sono in ritardo. Se aggiungo 12 minuti vedete che il risultato è false. Quindi utilizzando questa semplice struttura di formula e cambiando il valore di unità di tempo che mi identifica un ritardo per quel particolare tipo di informazione, io posso ottenere un'espressione vera e falsa che posso utilizzare per decidere che tipo di opacità dare al mio elemento. Quindi prendiamo questa espressione, ce la copiamo, torniamo sulla pagina, andiamo sul nostro widget dove ho settato l'opacità, vado ad aggiungere l'espressione. Quindi nel caso corretto io qui dovrei aggiungere 60, perché anzi facciamo 61 così siamo sicuri. Se andiamo oltre l'ora di ritardo rispetto al dato ricevuto, noi dobbiamo dare un'opacità bassa per far capire a chi sta guardando il pannello che quell'informazione non è aggiornata. Quindi gli diamo 0,3, altrimenti diamo 1. Mettiamo tutto tra doppi apici. Ok, come vedete il mio widget è tornato a opacità 1, questo perché il mio dato è arrivato semplicemente solo circa 10 minuti fa. Se prendo questa espressione, tolgo, vedete che alle 7:08, adesso sono le 9:21, quindi non sono passati 60 minuti. Se vogliamo simulare il ritardo,
Andiamo semplicemente a cambiare il nostro valore di riferimento, mettiamo 10 minuti, anzi adesso sono le 9:22, 7:08, sono 14 minuti, quindi mettiamo 15, così salviamo, andiamo in esecuzione e adesso in teoria quando scatta le 9:23 questo dovrebbe andare in opacità 0.3. Attendiamo un attimo così vediamo se la logica funziona. Ed ecco che vedete che è andato un pochino in trasparenza. Quindi diciamo che questa logica funziona, ovviamente è applicabile a qualunque tipo di espressione, nel senso che in questo caso io come valore di riferimento ho un timestamp. Nel caso in cui ci fosse un dispositivo che lavora in rete, potrei testare che quel dispositivo sia ancora online, oppure altre espressioni, altre regole, altre logiche che mi possono venire in mente in funzione del tipo di dispositivo. Però è una regola che è applicabile ed effettivamente visivamente secondo me è importante sapere se quello che si sta guardando è un dato attendibile, aggiornato oppure no. In questo modo è anche un pochino più facile accorgersi se effettivamente c'è qualcosa all'interno del proprio sistema che non va. Bene, per questo video possiamo fermarci qua, quindi abbiamo visto come tramite delle espressioni è possibile rendere visivamente l'informazione se un widget sta mostrando un'informazione aggiornata o meno. E abbiamo anche visto come può essere comodo l'utilizzo del widget tester che ci offre OpenHub all'interno degli strumenti per gli sviluppatori. È un modo comodo effettivamente per testare le formule, le espressioni che si inseriscono nei vari punti di OpenHub, perché spesso quando si inserisce un'espressione che non funziona non si hanno le informazioni per capire cosa c'è che non va. Invece col tester lo capiamo subito se ci sono degli errori di sintassi o se ci sono degli errori nella logica. Ovviamente queste modifiche le troverete, ancora non le ho pubblicate, però le troverete sul mio GitHub Domotics-Duino, dove appunto sto gestendo i vari sorgenti delle pagine che sto facendo. Grazie per essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!